Dietro le quinte di un incontro che nessuno si aspettava così esplosivo, Erkan Merik e Azal Suba, seduti uno di fronte all'altra in una conversazione che si trasforma, minuto dopo minuto, in una tempesta di sguardi, sapori, battute e confessioni. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di iniziare, se amate i retroscena del mondo delle star e le verità sussurrate che infiammano i social, iscrivetevi e restate con noi. Perché quello che è successo in studio ha acceso più di un riflettore. Erkan, ovunque arrivi, calamita l'attenzione, fascino misurato, postura controllata, quel sorriso che sembra una serratura che si apre solo quando decide lui. Ma stavolta non era la solita intervista promozionale, perché davanti a lui c'era Azal, la donna con cui ha condiviso set, silenzi, attese. E quell'intesa che il pubblico ha imparato a riconoscere anche quando loro fingono che sia solo professionalità. E la loro reazione all'urto del primo Chuck, ben oltre ogni previsione. La piattaforma che ha portato in Spagna la nuova serie storica di Erkan voleva un momento che restasse. Hanno vagliato conduttori, giornalisti, volti noti. E poi, quasi come a scommettere sull'incendio delle emozioni, hanno scelto Azal Suba, spontanea, tagliente, elegante nella verità. Imprendibile quando le scappa una risata vera. Da quel momento, nelle redazioni di Madrid iniziava il brusio. Tutti volevano sedersi lì, davanti a Erkan. Molti sussurravano che il posto di Azal fosse il più invidiato del giorno. E quando i due sono entrati in studio, con una tavola preparata per stupire e rompere il ghiaccio, la sensazione era che non si trattasse di un semplice scambio di domande e risposte, ma di un campo magnetico in cui ogni gesto avrebbe avuto un'eco. I primi minuti hanno tradito l'aria controllata. La regia indugiava, i loro occhi si incontravano e scivolavano, come se cercassero di ricordarsi che di fronte c'erano telecamere. Non il ricordo di un set. Azal di solito governa il ritmo, ma la presenza di Erkan, quel modo di accomodarsi nella poltrona, di scegliere le parole in una lingua e poi, con un lampo, passare a un'altra, le scompaginava le carte. Lui, calmo. Lei, sorprendentemente esitante nella scelta della domanda successiva. Il pubblico in studio lo avvertiva. I social, di lì a poco, l'avrebbero amplificato. Il punto di svolta, inatteso e inevitabile, è arrivato quando Erkan ha raccontato un frammento poco noto del suo passato. Prima della TV, prima dei riflettori, c'era la disciplina di studi tecnici, l'ossessione per i dettagli, la testa allenata a risolvere problemi. La faccia di Azal è cambiata in un secondo, stupore, orgoglio trattenuto, una tenerezza involontaria. E lì, senza calcolo, senza copione, sono affiorate le parole che hanno incendiato la rete. Non sei solo bello, sei anche incredibilmente intelligente. La frase è rimbalzata da una storia all'altra, le testate l'hanno ripresa, i commenti hanno corso come benzina sul fuoco, chi parlava di scivolone dolcissimo, chi di sincerità disarmante. Chi giurava di aver visto quel lampo negli occhi di lei tanto tempo fa. Ma questa non voleva essere una conversazione interrogatorio, bensì un gioco a due pieno di sorprese. Azal aveva pensato a un piano dichiarato, cucinare per lui. O, meglio, far parlare il cibo al posto loro. Un tavolo con piccoli classici iberici, un ponte di sapori per sciogliere la tensione e far emergere il non detto. L'idea era semplice, ridere. Assaggiare, ricordare, sbagliare insieme. Solo che Erkan, quando si è seduto, non ha indossato la diplomazia. Ha scelto la sincerità, quella che in TV è rischiosa ma, se la sai reggere, diventa oro. Il primo piatto? Boquerones. Azal li ha serviti con orgoglio, convinta di aver azzeccato l'ingresso. Un morso, una pausa, uno sguardo dritto alla verità, non fa per me. Silenzio, un attimo appena, poi risate. Quelle libere che sciolgono il nodo. E Azal, al tempo stesso sorpresa e divertita, ha capito che da quel momento il copione sarebbe stato scritto a due mani. La tortiglia è stata il banco di prova del destino della serata. Azal chiede come la preferisca. Lui, con un guizzo d'accento e di audacia, glielo dice in spagnolo, hagamos la jugosa. Lei sbarra gli occhi, scoppia a ridere, anche jugosa, davvero? E poi, come per condividere un ricordo con chi guarda. Una piccola confessione. Sono cresciuta negli anni in cui a casa le tortillas riuscivano sempre perfette. I fan impazziscono, condividono, tagliano quella clip, la riascoltano. Perché a convincere non è solo la bellezza di Erkan,
ma il suo modo di allungare la mano verso una cultura e prenderla per il verso giusto, pronuncia compresa. Lì, in quella parola scelta con cura, c'era tutto: rispetto, curiosità, desiderio di stare al gioco. La vera scossa è arrivata con le crocchette. Azal le ha portate con l'orgoglio di chi sa di aver azzeccato il tempo di cottura. Erkan, con la stessa franchezza di prima, le ha assaggiate e ha alzato appena un sopracciglio. C'è troppa besciamella. Non cattiveria, non posa, un giudizio netto. Lo studio ha trattenuto il fiato, poi si è aperto in mormorii divertiti. Azal, pronta a incassare e rilanciare, ha scherzato. Adesso mi tolgono la mia reputazione di cuoca. Io volevo chiederti del ginocchio, non farmi bocciare in diretta. Una battuta, sì, ma con quel lampo negli occhi che raccontava un piccolo panico. A lei, in cucina, piace vincere. E il pubblico, davanti a quella microferita vanitosa, si è affezionato ancora di più. Poi il tono è cambiato. Parlare di cibo ha aperto la porta alla serie che Erkan è venuto a presentare. Il racconto di un uomo in un'epoca che ti mastica se non sai resisterle. Lo sguardo di Erkan si è fatto intenso, la spina dorsale della voce si è ispessita, le mani hanno cominciato a disegnare la traiettoria di una battaglia, il peso di una scelta. Un ufficiale caduto e rialzato, una città sul filo, un dovere più grande della paura. Azal ascoltava come se la storia le passasse davanti in carne e ossa, non più un attore e un'intervistatrice, ma un narratore e la sua prima testimone. Chi scrive di spettacolo, il giorno dopo, ha appuntato la stessa idea. In quel momento lei non lo guardava come collega, ma come qualcuno che conosce la gravità delle parole che pronuncia. Prima che le luci si accendessero, Azal aveva sussurrato a una telecamera curiosa: «Ho preparato una sorpresa, e so che molti vorrebbero essere al mio posto oggi. Ma hanno scelto me, che ci posso fare?» Una frase leggera come una piuma e tagliente come una lama. Una carezza ai fan, uno stuzzicare gli invidiosi, la consapevolezza che quella poltrona fosse il posto più caldo del giorno. Eppure nessuno poteva prevedere il piccolo terremoto digitale che sarebbe arrivato di lì a poco. Sotto il video pubblicato dall'emittente su Instagram, tra i commenti si è fatta spazio una frase che ha acceso i radar: «Amo Azal, è dolcissima». Fin qui, nulla di strano, se non fosse che a scriverlo risultava essere proprio l'account di Azal Suba. Errore di profilo? Mano di un social media manager distratto? Un gioco finito male? Le battute hanno cominciato a volare. Il diavolo fa i fake, ma non i miracoli. Almeno non ha comprato un bot, è la prima volta che ti sgammi da sola, Azal. Nessuna smentita immediata, nessuna spiegazione. Solo un silenzio che valeva più di 1000 parole, e alimentava le fiamme del sospetto con sapiente lentezza. Intanto, il paese che ospitava la premiere discuteva di una sola cosa: è stata solo un'intervista? Gli sguardi, le risate, il modo in cui lui spezzava il ritmo solo per vedere dove sarebbe caduta la risata di lei. La cura con cui lei gli sistemava il tovagliolo come chi conosce i gesti dell'altro senza pensarci. Nessun annuncio, nessuna promessa. E proprio lì, nel non detto, scivolava la magia. Chi giura che tra loro resti un'intesa irripetibile, chi sostiene che sia una regia perfetta. Ma il risultato non cambia. La sera, le timeline portavano un solo nome doppio: Erkan e Azal, e l'eco continuava ad allargarsi. C'è un fotogramma che il pubblico ha eletto a preferito. Quando lui, dopo aver parlato del personaggio e della sua ferita mai rimarginata, si lascia scappare un sorriso che spezza la durezza e dice, con la naturalezza di chi non teme la tenerezza: a volte il cuore conta più dei piani. Azal lo fissa, e non servono sottotitoli. È quel tipo di istante che i fan ameranno rivedere per mesi, rallentato, ingrandito, sezionato, fino a farne un piccolo culto. E poi c'è stata la città, fuori dallo studio, la gente li aspettava. I titoli parlavano della coppia che di nuovo incendia i salotti, i taxi si scambiavano dettagli, i camerieri dei bar all'angolo giuravano di averli visti provare i passi della tortiglia con un tovagliolo improvvisato. È così che nasce la leggenda, dall'urto tra ciò che accade davvero e ciò che la gente desidera che accada. E in mezzo, i due, a sorridere e a proteggere più di quanto mostrano. Il giorno dopo, qualcuno si è chiesto se quel «non sei solo bello, sei anche intelligente» fosse scappato, o se invece fosse stato il modo più pulito per dire al mondo che l'ammirazione non è finita, che il rispetto tra loro è un ponte che non hanno mai smontato. Repliche, clip, montaggi fammade hanno fatto il resto. E la domanda, oggi, resta sospesa.
Finisce qui la loro avventura spagnola? O è solo il primo capitolo di un ritorno in grande stile, tra nuove offerte, un progetto che li vede di nuovo nella stessa inquadratura e un pubblico che non aspetta altro? Noi di Stelle Turche Rivelate abbiamo visto più di un'intervista trasformarsi in storia. Poche, però, hanno avuto questa luce. Forse è stata la sincerità di Erkan a tavola, forse la voglia di Azal di mettersi in gioco, forse i dettagli che sfuggono quando l'aria vibra. O magari è tutto questo insieme, una ricetta in cui l'ingrediente segreto è la complicità, e l'unico errore possibile è fingere di non sentirla. Diteci la vostra. Quelle parole erano un abbraccio vero o solo televisione di classe? Il commento nato dall'account di Azal è stato un inciampo o una miccia accesa per sbaglio? E, soprattutto, volete vedere dove porterà questa scia di sguardi e risate? Scriveteci tutto nei commenti, leggeremo i più pungenti nel prossimo video. E non dimenticate di mettere like, iscrivervi e attivare la campanella di Stelle Turche Rivelate. Perché la corsa non è finita. Presto parleremo delle mosse successive di Erkan in Spagna, delle proposte che bussano alla porta dopo la nuova serie, e di come Azal abbia reagito quando le luci si sono spente e il set è rimasto soltanto un tavolo, un profumo di tortiglia e 2 sedie ancora calde. La febbre del gossip sta appena iniziando.